Il mio maestro io lo considero Tonino Delli Colli, anche se non mi ha insegnato niente, perché non... Ma questo lavoro si ruba con gli occhi, con l'attenzione. Io ho deciso di fare questo lavoro casualmente. Mi piaceva la fotografia. Lavoravo al Centro Culturale Italiano facendo micro e macro fotografia. Accanto a me abitava Aldo Tonti. Un giorno ebbi il coraggio di fermarlo e gli dissi: a me mi piacerebbe venire a lavorare con lei. E dopo una quindicina di giorni mi chiamò e così ho cominciato. Non sapevo niente, guardavo, andavo a prendere acqua, caffè. Poi piano piano ho cominciato a caricare i chassis. Poi un giorno Luciano Tonti, il fratello, non arrivò. Allora Aldo mi ha detto: Franco, fai tutto te, fai i fuochi. E così ho cominciato. Sono diventato consigliere macchina alla Fonti De Laurentiis. Uscivo con le macchine da presa. Quando stavo in macchina con Tonino Delli Colli, Tonino era sempre un po', si impicciava di tutto. Sergio Leone non puoi immaginare che le indicare. Però detto questo era un grande, istintivo. Entrava in un ambiente, stava 5 minuti, metti un controluce lì, troppo forte, basta. Sul film Il buono, il brutto e il cattivo c'erano 7 macchine da presa dislocate per la scena dell'esplosione del ponte. Tonino e Sergio Leone andarono su una collina a 1000 metri, misero la macchina con 600. Poi c'era una cosiddetta macchina suicida e io mandai Santa Maria, il macchinista spagnolo, dico vai a mettere in moto la macchina. Poi torno indietro, noi stavamo dentro un bunker, la parola magica era fuego e lui spingeva. Prima che io dessi il via alle macchine, questo imbecille del colonnello spagnolo, e a un certo punto il ponte è saltato. Però per fartela breve, il genio spagnolo ricostruì il ponte com'era, identico, e poi lo rigirammo. Ma questa è la storia del ponte, che mi hanno dato tutte le colpe a me. Io mi sono messo a piangere. Ti dico Tonino che mi ha detto. Io il primo film che ho fatto è stato Uccidete il vitello grasso arrostitelo con Salvatore Samperi. Mi chiamò Giancarlo Cobelli, venne a casa quella sera Samperi, prese il numero mio, dopo una settimana mi chiamò: vuoi venire a fare il film mio? Io ho detto magari. Avevo già acquisito un'esperienza, io mi sentivo di fare l'autore della fotografia, come si dice adesso. Il film non andò molto bene, però fotograficamente me la cavai. Poi successivamente mi chiamò Bellocchio, nel nome del padre. Poi Bernardo Bertolucci per fare 4 settimane di strategia del ragno, perché Vittorio Storaro doveva andare via, aveva un contratto con la Titanus. E nel film Ocicionia di Nikita Mikhalkov ho avuto dei problemi con lui perché a lui non gli piaceva il controluce. E delle volte ho detto: Nikita, lì c'è la finestra, dove la luce viene da lì. E lui dice: no, la luce di taglio, te frega del controluce. Insomma, abbiamo avuto, anche se poi delle volte lui aveva ragione. Gli esterni, quelli meravigliosi, erano quelli lì del gruppo dei zingari che vanno. E lì io ho messo il filtro, no, non mettevo neanche il filtro, non ho fatto niente. Un altro regista con il quale io mi sono trovato molto bene è anche Paolo e Vittorio Taviani. Per La notte di San Lorenzo siamo partiti col 16 mm. Io avevo fatto dei provini in 35 mm perché era impossibile girarlo in 16, perché erano tutti campi lunghi, non c'aveva risoluzione. Quando decidemmo di farlo in ACFA, io non la conoscevo, un po' che non reggeva le sottoesposizioni, diceva che era 120 asa. E poi venne il materiale di una bruttezza rara, era tutto verde. Allora Giuliani dice: no, cambiamo la pellicola, prendiamo la Kodak. La sera passeggiando io, Paolo e Vittorio, dico: no, io voglio l'H, anche per una questione ideologica.
E Nicolak è europea, la Kodak. C'hai ragione, via la Kodak. Quello già l'aveva ordinata Giuliani. Allora telefonò alla Kodak e disse: scusate, guarda, no? La Kodak fu gentile, riprese la pellicola. E poi Nanni ci riportò il materiale che avevamo visto e era perfetto. Per la fotografia del postino ho usato sempre un polarizzatore, non tanto per i riflessi, ma per accentuare il colore del mare. Lavoravamo sempre con la macchina a mano. Poi altri accorgimenti non ho avuto, è stato un film abbastanza semplice. Massimo era già malato, lavoravamo 3 o 4 ore al giorno, poi è stato molto complicato per questo. C'era sempre il cardiologo sul set, 2 infermieri. Abbiamo finito di lavorare il venerdì sera, lui è uscito dalla sua roulotte e ha detto: ciao ragazzi, noi stavamo brindando e il pomeriggio alle 3 è morto. Era già tutto pronto per partire per Londra per la sostituzione del cuore e invece è andata come è andata. Il mio modo di lavorare è stato sempre quello, non alla ricerca, ma adattare la fotografia alla storia. Seguivo molto la sceneggiatura, anche se delle volte arrivavo sul set e me la leggevo lì. Ma Nanni non ama molto i colori caldi. Per ottenere il tono sulla messa infinita avevo messo un quarto di blu alle lampade. Quando siamo andati in proiezione, Nanni mi disse: questo è il tono che mi piace molto. Anche se lui si lamentava sempre del naso. Con Comencini ho avuto un rapporto meraviglioso. Il primo film che feci era Il ragazzo di Calabria, poi mi ha richiamato sempre. Quando io gli dissi di no per un film, mi chiamò a casa sua e disse: ma dice, adesso io come faccio, Franco? Vedi, guarda, veramente io chi chiamo? Dico, no. Io ero già impegnato, poi dicevo di sì a tutti. Sembra strano che dica questo io, ma con Michele Lupo mi sono trovato molto bene, perché Michele aveva un suo gusto, essendo stato aiuto di Sergio Leone per tanto tempo. Quindi mi sono trovato un grande rapporto. Anche dopo, io incontrai qui dentro Cinecittà Ettore Scola e mi disse: senti, vieni a fare il film con me. Da lì cominciò la mia collaborazione, che è proseguita fino all'ultimo film che abbiamo fatto insieme, che era quel film che io ho girato con le telecamere, Gente di Roma. A me già non ero preparato a questo mezzo, poi mischiai l'HD con una PD 150, che non la dovevo usare, però stavamo dentro l'autobus e Ettore ha detto: mettiamo una macchina qui, quella piccolina, fai i primi piani e poi c'è stato niente da fare, erano bruttissimi, bruttissimi. Il futuro è il digitale, non scopro niente a dire questo, perché adesso ormai girano tutti in digitale. Io lo trovo un mezzo, sotto certi aspetti, straordinario. Indubbiamente è un arricchimento, perché il cielo lo abbassi, lo fai diventare rosa, fai quello che ti pare. Ma questo non vuol dire che fa sminuire il lavoro dell'autore della fotografia. Io ormai sono vecchio, no? Insomma la pellicola per me rimane il miglior mezzo per esprimersi come autore della fotografia.